Non so se vi ricordate che nell'altro video vi avevo detto che avrei imparato a mettere i sottotitoli. Parzialmente ho imparato, adesso però devo capire come automatizzare il processo di traduzione dall'italiano all'inglese. Non penso sia difficile, ora guardo qualche video su YouTube per capire come si fa, però da quello che mi sembra di capire YouTube ha velocizzato il sistema di sottotitolaggio. Ora ho un'ora di pausa e voglio andare alla ricerca di un anello che sto cercando da un po' di tempo, quindi faccio un salto in centro. Il centro è più o meno 10 minuti da casa mia col motorino e quindi vado alla ricerca e spero di trovarlo. Vi faccio vedere se lo trovo. Alla fine ho trovato l'anello, ovviamente nero perché stiamo entrando nella primavera e giustamente devo comprare un colore primaverile. Tra 15 minuti inizio una lezione di cinese e non ho ancora fatto i compiti, sono una pessima studentessa. Poi ogni volta prima di una lezione di cinese ho sempre un po' di ansia perché ho la sensazione di aver dimenticato tutto. Non mi succede con il francese, poi in realtà me ne ricordo quando inizio a parlare. Sono super felice di aver lezione, mi diverto sempre un sacco. E adesso mi rimangono 10 minuti e faccio i compiti. Devo parlare di un viaggio che ho fatto in cinese. Sarà la descrizione di viaggio più corta della storia, praticamente. Inizio la lezione. Adesso penso di andare a fare un po' di pulizia nel bagno. Volevo mettere un po' in ordine alcune cose perché non essendo tornata qui da tanto tempo ci sono molte cose di quando ero ragazzina al liceo e alcune cose sono proprio vecchie. E poi volevo mettere un po' in ordine le tisane in cucina. Io amo le tisane in generale, il problema è che sono un po' sparpagliate nella dispensa, quindi volevo organizzarle in maniera un po' più carina, mettere le tisane sfuse dentro i barattoli e mettere le tisane con la bustina dentro un contenitore un po' più carino. Allora adesso vorrei riorganizzare tutte le mie tisane che sono nelle scatole, tutte in questa confezione qui. Che rompicoglioni che sei! Sono molto fiera della mia composizione. Ora che ho riorganizzato le tisane mi è venuta voglia di farmene una, quindi andiamo a farla. Tra l'altro mi si sta rompendo il manico, quindi devo portarla con il piattino. Adesso sto per uscire che mi vedo con una mia amica e andiamo a bere un drink insieme. Ci vediamo in centro e proviamo un nuovo bar adesso che finalmente i bar sono aperti, solamente all'aperto però. Mi sono vestita molto casual, ho messo un maglione lungo tipo vestito
e delle collant. Oggi proviamo un bar che fa drink cubani forse. Sto aspettando di iniziare la giornata, sto bevendo un caffè. Questo è il caffè al ginseng, infatti è un po' più lungo. Di solito appena sveglia con la colazione bevo l'espresso, poi prima di iniziare oppure a metà mattinata bevo un ginseng. Alla fine ieri non ho più registrato la mia serata. Alle 10 siamo tornate a casa perché in Italia c'è ancora il coprifuoco alle 10. C'è un po' di polemica in Italia perché hanno deciso di mantenere il coprifuoco delle 10 fino alla fine di luglio e molte persone speravano che durante l'estate il coprifuoco fosse un po' più tardi, magari alle 11 o a mezzanotte, perché in Italia durante l'estate si mangia abbastanza tardi, alle 10 gli italiani di solito stanno ancora cenando. I risultati della mia certificazione di cinese non sono ancora arrivati perché in Cina c'è la festa del lavoro dal 1° maggio al 5 maggio. In Italia la festa del lavoro è solo l'1 maggio, quindi aspettiamo e speriamo che arrivino la prossima settimana. Breve interruzione girata qualche giorno dopo della clip precedente. In realtà ho passato l'esame, sono super felice e adesso posso iniziare a studiare per HSK3. Ho appena iniziato a editare il video, ora andrò in cucina per vedere se mia mamma ha bisogno di una mano, ma immagino già che il mio aiuto non sarà essenziale.